Ciao a tutti e buon pomeriggio dal training camp del Team Italy HFT della SD Giocasport Sardegna. Anche questo pomeriggio ci troviamo al training camp per un allenamento di Hunter Field Target. Questo pomeriggio siamo io e Matteo Careddu, un altro shooter del Team Italy HFT, e stiamo provando un allenamento particolare, differente dallo standard. Ci troviamo nella parte del campo dove le sagome sono a distanze più elevate e stiamo provando con dei cartellini a definire bene la tecnica del tiro e soprattutto cercare la precisione migliore nella distanza maggiore che abbiamo al campo, che è la distanza maggiore poi del regolamento, 40-41 metri. È assai difficile, più che per me, che per Matteo, perché a differenza della mia carabina, la KFT 500 da 16 joule, Matteo spara con una S400 che ora vi farò vedere, che è però depotenziata, cioè di potenza inferiore ai 7,5 joule, quindi tirare oltre i 30-35 metri diventa molto più impegnativo. L'esercizio serve per perfezionare la tecnica di tiro, che comprende sia il puntamento che lo scatto, lavorare soprattutto sul movimento dello scatto, e serve poi per memorizzare il più possibile il miglior centro di puntamento o il miglior poi possibile a quella determinata distanza, e poi ovviamente a sviluppare quello che è il maggior gesto tecnico possibile, sempre legato alla tecnica di puntamento e di scatto. Come potete vedere, i nostri bersagli sono dove appare il cerchietto rosso che indica il punto preciso. Cercherò di zoomare per farveli vedere. Ok, dove vedete il cerchietto rosso ci sono i due bersagli a 40 metri, c'è quello di sinistra è quello che impegna Matteo e quello di destra è quello che impegno io. Si spara da posizione prono, cercando di adottare la tecnica del tiro con l'appoggio dell'ultima parte inferiore della calciatura a terra. Qualora il tiro non sia possibile in questo modo, bisogna adottare la tecnica del tiro in spalla, cioè la carabina appoggiata all'eventuale paletto e il poggiaspalla appoggiato alla spalla, non appoggiato al suolo. Sessione di allenamento finita, ha iniziato a piovere, ora andiamo a vedere il risultato e poi tiriamo le somme sul nostro allenamento pomeridiano. Ed eccoci qui all'interno degli uffici del training camp, dopo un allenamento mezzo bagnato, per così dire. Purtroppo a metà allenamento ha iniziato a piovere, abbiamo comunque continuato ad allenarci sino a terminare l'allenamento. Per quanto riguarda la disciplina Hunter Field Target, bisogna abituarsi, come in questo caso, a tirare in ogni condizione meteorologica, perché le gare di Hunter Field Target e la disciplina di per sé si pratica in ogni stagione e con ogni condizione meteorologica. Comunque, andiamo a vedere i risultati che abbiamo ottenuto questo pomeriggio dopo un allenamento particolare a 40 metri, tirando solo a 40 metri ai cartellini. L'allenamento serve per perfezionare la tecnica di tiro, la tecnica di scatto, puntamento e scatto ad una determinata distanza, in questo caso a distanza maggiore, 40-41 metri, come da regolamento Hunter Field Target Association. Abbiamo tirato sia io che Matteo Careddu, un altro tiratore, un altro shooter del Team Italy HFT,
Lui ha tirato con un Air-Arms S400 di potenza inferiore a 7,5 joule, sempre calibro 4,5, io invece con la Air-Arms HFT 500 da 16 joule. Vediamo i risultati. Allora, partiamo dal cartellino di Matteo e ci aiutiamo, in questo caso, per farvi capire le dimensioni, con le hit zone. Allora, come vi dicevo, ci aiutiamo con le hit zone. Questo è il cartellino di Matteo della Air-Arms S400 Depo e questo invece è il mio dell'HFT 500 da 16 joule. Entrambi abbiamo tirato nella stessa posizione, prono a 40 metri, e abbiamo utilizzato due tecniche di tiro differenti a seconda del barilotto, sia quella con calciatura, con l'ultimo angolo della calciatura appoggiato a terra come da regolamento, sia con la carabina sospesa o come dice il regolamento in spalla, quindi con l'appoggiaspalla appoggiato alla spalla del tiratore e la carabina sospesa, quindi sostenuta, appoggiata, diciamo così, al sostegno, in questo caso era un paletto. Allora, partiamo dal cartellino di Matteo a 40 metri. Se non erro, la sequenza di tiro è primo barilotto, secondo barilotto, terzo barilotto, quarto barilotto. Utilizziamo la hit da 3,5 cm, considerando che a questa distanza, secondo il regolamento, la hit può essere non più piccola di 4 cm. Perciò, per quanto riguarda le dimensioni delle rosate, possiamo dire che sono ottime, perché sono tutte all'interno dei 4 cm. Partiamo da questa, siamo dentro 3,5 cm. Qui lo stesso, a parte qualche strappo, dentro 3,5 cm. Idem in questa, sino ad arrivare addirittura all'ultimo barilotto a 2,5 cm. Ora, per quanto riguarda il centro di puntamento, ovviamente era questo, considerando che la dimensione della hit massima è 4 cm, scusate, arriviamo poco oltre questo anello verde. Quindi, se consideriamo questi barilotti come se fossero dimensioni delle hit, diciamo che all'80% ci sarebbero stati tutti abbattimenti della sagoma, quindi un buon risultato. Tutti gli spostamenti sono dovuti a tanti fattori che possono derivare da un errore di scatto, un piccolo strappo del dito sulla lama del grilletto, una leggera spinta della spalla sulla carabina, un leggero spostamento della carabina appoggiata alla mano e ovviamente, data la ridotta potenza della carabina, una frazione, un'interferenza infinitesimale si traduce in centimetri a 40 metri. Comunque, bravo Matteo, un buon risultato. Passiamo ora invece all'altro cartellino della mia HFT 500, che ricordo che invece è da 16 joule, medesima tecnica di tiro, sia con calciatura, ultimo angolo della calciatura appoggiato a terra e carabina ovviamente appoggiata al dorso della mano, scusate, e invece altra tecnica, carabina in spalla, come dice il regolamento, cioè la carabina appoggiata al dorso della mano, che comunque è appoggiato a terra, ma il poggiaspalla della carabina è appoggiato in spalla, quindi la carabina rimane sospesa. La sequenza di tiro è questa: primo barilotto, secondo barilotto, terzo barilotto, quarto barilotto. Piccola differenza con la carabina di Matteo. La differenza non è data dalla bravura del tiratore, ma dalla potenza in questo caso. Ovviamente la carabina di Matteo ha una potenza inferiore, quindi una velocità inferiore, perciò diventa più complicato e difficile mantenere il poi. Qui invece le rosate sono più concentrate proprio perché la carabina ha una potenza maggiore e quindi aumenta anche la velocità. Andiamo a vedere come dimensioni, siamo orientativamente quasi tutte dentro 2,5 cm e direi che sono veramente ottime, soprattutto l'ultima. In questo caso abbiamo il 100% degli abbattimenti a 40 metri, ovviamente sparando in posizione prono. Per questo pomeriggio è tutto, vi abbiamo fatto vedere un particolare allenamento anche sotto la pioggia. Speriamo che vi abbia fatto piacere vederci, seguirci. Vi invito, come di consueto, a scriverci, continuare a scriverci alla nostra mail che appare qui sopra, teamitalyhft@gmail.com. Vi ringrazio per
per essere così numerosi nel prestarci attenzione, nello scriverci alla nostra mail. Come vi ho sempre detto, cercherò di rispondere non appena possibile a tutti, alle vostre curiosità, ai vostri dubbi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro buon Hunter Field Target.